Ciao a tutti, sono Dario e benvenuti sul mio canale. Oggi si parla di refret, quindi di tasti piramidali in questo caso. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdervi tutti i miei video e passiamo subito ai tasti. Ciao a tutti, benvenuti di nuovo in questo canale, benvenuti in questo video in cui parliamo di tasti. Sono appena tornato dal liutaio, Riccardo Fornasero, che è un gran liutaio di Torino, a cui ho fatto ridare vita alla mia vecchia Strato, che è del 1993, N3 sul numero di serie. Questa chitarra ha 29 anni, io l'ho suonata come se ne avesse 60. L'ho suonata praticamente per quasi tutta la sua vita, l'ho consumata, si possono vedere anche, è tutta piena di segni sia dell'usura che dei vari chilometri, di tutte le battaglie che ha fatto. Però uno strumento deve suonare e i tasti erano veramente disastrati, era un lavoro che in realtà avrei dovuto far fare già qualche anno fa. Avevo diversi solchi in diversi tasti all'altezza delle corde, alcune note mi suonavano poco, alcuni bending mi costringevano un po'. Mi ricordo in particolare avevo un problema sull'A della terza corda, al secondo tasto, in cui il tasto era così solcato che dovevo proprio impugnarlo diversamente per far suonare quella nota, cosa che alla fine, per carità, un chitarrista che suona da tanti anni si abitua a fare, specialmente conoscendo il proprio strumento, ma così è tutta un'altra faccenda, la chitarra ha tutta un'altra vita. Ho chiesto a Riccardo di installare dei tasti leggermente diversi da quelli che c'erano prima. Volevo dei jumbo un po' più alti, un po' più sporgenti, come ce li ho sulla mia D'Angelico New York Deluxe, che ha in particolar modo dei bei tasti, ha un gran tasto su cui mi trovo molto bene, per cui volevo qualcosa di simile. Riccardo mi ha consigliato questi tasti piramidali, spiegandomi un tasto progettato da Eddie Van Halen, e avendola provata un po', capisco anche il motivo. Se guardiamo su queste riprese che ho fatto in laboratorio, la tastiera sembra praticamente ritornata nuova, salvo i punti in cui era particolarmente usurata, ma Riccardo mi ha passato anche una mano di vernice alla nitro per sigillare i tasti, che la rende di nuovo lucida, come se fosse uscita dalla fabbrica, e in più è ben levigata e i tasti sono veramente confortevoli. Guardandola in sezione vediamo questa forma piramidale del tasto che praticamente si traduce in il tasto un po' sporgente ed ha uno spigolo abbastanza pronunciato. Su cosa si riflette questa forma più pronunciata dei tasti? Innanzitutto, come si sa dalla fisica, un oggetto appuntito fa più pressione e in particolar modo, essendo sporgente, la corda aggancia prima ancora di arrivare a toccare il legno della tastiera, per cui si può suonare molto più leggeri e il tasto ha una presa più stabile sulla corda. Inoltre la punta fa più pressione, per cui certe tecniche percussive risultano agevolate, ed essendo ridotto ancora lo spigolo, se si è abbastanza leggeri con la mano sinistra, questo tasto è molto intonato. Passiamo subito a sentire degli esempi suonati. Iniziamo con un suono clean.
Già a suonare queste prime cose ho delle impressioni sugli accordi, sugli arpeggi, mi sembra che le note siano tutte più definite, appunto più intonate. Mi sembra anche che la chitarra abbia più sustain. Sulla ritmica, sul funk, mi sembra che posso suonare abbastanza leggero, si sente ogni cosa che tocco, ogni cosa che schiaccio. Sentiamo qualcosa di blues con un suono più crunch. Il blues. Devo dire che sugli slide ho fatto apposta molti slide per provare questa sensazione. I tasti si sentono sulle dita, mi avevano detto che potevano essere poco confortevoli, devo dire la verità, le ho abbastanza incallite, non li trovo fastidiosi. Sento il controllo di quanti tasti mi sto muovendo. Anche il vibrato mi ha colpito particolarmente, essendo non toccando la tastiera, è un pochino come avere un leggero scalloped. Sentiamo qualcosa di più distorto. Allora ragazzi, col distorto era d'obbligo provare qualcosa di metal o di shredding e devo dire un pochino di impressioni. Sulla pernata alternata sento qualcosa di diverso. Io forse ero abituato a schiacciare di più con i tasti che avevo precedentemente, ma mi abituerò. Sullo sweep mi colpisce gran definizione delle note, si sentono tutte le note in mezzo agli arpeggi. Sul legato, sul tapping, sulle tecniche più percussive, i tasti mi sembrano proprio progettati per questo. Gli hammerone e i pull-off suonano più forti perché avendo questo spazio si aggancia prima, la chitarra suona di più, le note suonano di più. Mi sembrano veramente una figata questi tasti, ragazzi, quasi quasi ve li considererei. Ah, idea. Proviamo ancora qualcosa di percussivo col clean. Bene, che ne dite di questi esempi? Qualsiasi impressione potete scrivermela nei commenti. Intanto, per riassumere, devo dire che sono molto soddisfatto del lavoro che ha fatto Riccardo e di questo modello di tasti. La chitarra mi sembra che suoni di più, che abbia più sustain, che le note siano più definite ed intonate. Un po' diversa la sensazione sotto la mano sinistra, ma mi abituerò in fretta. Ci sono anche già un po' abituato dalla D'Angelico, anche se hanno una punta leggermente meno pronunciata. Ma devo suonare un pochino più leggero. E gli slide si sentono sotto le dita, ma non mi dà fastidio, non mi dispiace. Bending e vibrato mi sembrano decisamente più facili, decisamente la chitarra sembra più morbida, non toccando il legno con la corda. Bene, se vi è piaciuto il video mettete un bel like, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per attivare le notifiche sugli altri video. Ragazzi, sono abbastanza nuovo su YouTube, ma sto cercando di recuperare molto in fretta. Andate nelle playlist del mio canale in cui potete vedere tutte le varie tipologie di video che faccio. Suono delle cover, suono degli assoli sulle basi, suono, rallento, trascrivo dei lick, do qualche consiglio su come suonare la chitarra e vi farò anche qualche recensione di qualche strumento o pedale, qualcosa del genere. Ciao, a presto! Avendo un tasto più sporgente c'è bisogno di... Che c'è? Vuoi venire a parlare dei tasti anche tu? Vuoi venire a parlare dei tasti anche tu? Vieni Jenny, ti piacciono i tasti che mi ha fatto Riccardo?
Fammi continuare a parlare con la gente, Jenny. No, dai, su, piccola, che stronza che sei.